dire chi si debba fare carico di decisioni che riguardano la vita e la morte delle persone, che sia un medico, che siano i parenti, che sia lo Stato, è sempre molto difficile. Non ci sono e non ci possono essere regole definite, norme di diritto e di morale chiare, perché il problema è di per sé stesso, complesso, intrigante, irrisolvibile. Il mistero è una parte essenziale della vita, e quindi anche della sua fine. Io ho scritto un libro sul valore della vita proprio perché penso che filosoficamente sia importante rifletterci, ma avendo ben chiaro che trovare soluzioni per problemi del genere è praticamente impossibile. Nel libro, forse più bello, ma è scritto sulla morte, la morte di Ivan Illich di Tolstoi, il protagonista, appunto Ivan, dice che lui ha capito benissimo, sin da quando era ragazzo, che l'uomo è mortale, Socrate è uomo e quindi Socrate è mortale. Ma quando toglie Socrate e mette il suo nome proprio, il piccolo Ivan, Ivan figlio di questo e di quell'altro, Ivan che è nato qui e fa quel lavoro, quando identifica Socrate con se stesso, la cosa non è così pacifica, insomma, e credo che per tutti noi sia lo stesso. Questo rende conto della complessità del problema che affrontiamo, ciononostante bisogna affrontarlo. E allora la riflessione critica, la discussione, il dibattito, l'approfondimento sono gli unici strumenti che abbiamo. Non ci sono soluzioni assolute. Io non credo che la vita sia intoccabile perché è un dono divino. Credo che sia una cosa nostra, ma nonostante questa ha una sua intrinseca sacralità, che non è quella della creazione, ma quello del fatto che tutto quello che noi sappiamo avere. E quindi è chiaro che dobbiamo stare particolarmente attenti. Cercare di capire aiuta. Non è un'opinione molto condivisa, non sembra essere condivisa dalla politica internazionale, non sembra essere condivisa neanche dalla politica nazionale e così via. Però per me è una cosa importante. Il rendersi conto in qualche modo è uno sforzo e lo sforzo ti dà soddisfazione di ritorno, diciamo così. Non è che ti risolve il problema, ovviamente, le persone non ricompaiono perché tu pensi, però pensare ti riconcilia con quello che hai perso, con la vita, eccetera. Io se dovessi scegliere un'idea di dare valore alla vita, direi che l'etica è centrale da questo punto di vista. L'etica è intesa come proprio questo, cioè il senso dell'esistenza, il perché noi viviamo e perché dovremmo vivere. È vero che in Italia manca una normativa definita, è vero che il testamento biologico è una cosa molto innocente tutto sommato, è semplicemente il modo in cui io decido che fine voglio fare di me stesso. Però è anche vero che ci sono resistenze di tipo religioso che impediscono di procedere. Ci sono resistenze religiose di tipo alto, per così dire, cioè la credenza che la vita sia un dono divino e che non bisogna rinunciarvi. Io ho già detto che non credo in questo. Ci sono anche credenze religiose di tipo più basso, le credenze dei politici che per essere rieletti vogliono il consenso della Chiesa Cattolica e quindi si piegano a volontà esterne. Queste sono meno nobili delle prime, ovviamente. Io penso che queste tendenze vadano superate e che con moderazione bisogna andare in direzione di avere norme precise e chiare su quello che si può fare e quello che non si può fare. E credo che il testamento biologico in quanto tale non costituisca un problema. Piuttosto quello che è importante quando si parla di eutanasia è stare molto attenti all'uso del termine. Se io ho mal di testa e voglio morire, non è eutanasia. L'eutanasia ha condizioni molto precise, uno stato terminale evidente, non più di un mese di vita, sofferenze notevoli e impossibilità di curare. Solo sotto queste caratteristiche si può parlare seriamente di eutanasia. Se no slittiamo sul caso del suicidio assistito, che pure è un caso interessante, ma ovviamente è diverso. L'eutanasia è tutto sommato molto accettabile. Io ho parlato con tanti alti prelati e devo dire che la maggior parte di loro è ampiamente favorevole. Quindi non mi sembra un problema insormontabile. Insomma, mentre l'aborto è un problema evidentemente forte, perché c'è la questione dell'altro, del terzo, della persona che nascerà o non nascerà. Nel caso dell'eutanasia io gioco su me stesso e se le condizioni semantiche sono appropriate, cioè se uno sta morendo, se soffre molto e se non ci sono speranze di guarigione, francamente, ma come facciamo campo a fare? Negli ultimi anni mi sono molto occupato di buddismo, più a livello astratto che concreto, cioè non medito, non faccio il Beatle, cioè non vado nelle comunità indiane, però ho parlato con molti grandi buddisti e ho studiato tanto il buddismo, perché è una risposta forte alla prima parte, a quella aristotelica, cioè come migliorare se stessi. La risposta buddista sostanzialmente è una risposta di distacco dal mondo, è una risposta di abbandono delle passioni, è una risposta di isolamento e riflessione fondamentalistica. Quindi è difficile. Però io penso che qualcosa del genere vada fatto. La filosofia deve recuperare anche questo aspetto che riguarda, come dire, l'autocomprensione e l'ascesi. E che per noi italiani, latini,
cresciuti in una tradizione che bene o male, con tutte le differenze del caso, è quella cattolica, questa possibilità dovrebbe esserci offerta anche dalla religione cattolica. Non vedo, ma non solo dalla religione, dalla tradizione direi più che altro. Non vedo perché, insomma, a me da napoletano mi sembra ridicolo fare il buddista. Con tutto il rispetto che ho profondissimo per quella tradizione, con tutto l'amore che ho per quella cultura, con tutta la simpatia intellettuale che ho per l'India, un paese in cui vado spesso e che amo molto, penso che sia molto più semplice cercare di riflettere su quello che sono e perché esisto e perché faccio quello che faccio e perché la vita mi pare così nell'ambito della tradizione che mi è propria, nell'ambito della tradizione di mio padre e di mia madre, in buona sostanza, dei miei antenati, suppongo anche dei miei discendenti perché poco ne posso capire e così via. E quindi penso che un modo per rispondere alla domanda sul valore della vita sia quello di pensare all'etica come il misto di queste due tradizioni, un po' di Aristotele, un po' di Kant, un po' di Oriente, un po' di Occidente, un po' di meditazione e un po' di rispetto.